Buongiorno a tutti, ci troviamo qui a Palazzo Botta, un'antica dimora nobiliare acquistata alla fine del XIX secolo dall'Università di Pavia per ospitare alcuni istituti scientifici. Qui ha sede un piccolo museo di recente costituzione dedicato a Camillo Golgi, il primo italiano a vincere nel 1906 il premio Nobel per la medicina. Qui si trovava fino a una decina di anni fa l'Istituto di Patologia Generale, che tra 800 e 900 è stato diretto appunto da Camillo Golgi. È stato ricreato un piccolo museo che con arredi originali, strumenti originali e fotografie d'epoca tenta di ricreare proprio l'atmosfera dell'istituto al tempo della direzione di Golgi e dei primi dei suoi successori. Qui, a partire dal 1942, fu direttrice Piera Locatelli. La studiosa qui è dedicata a questo bellissimo albero di cachi. Qui ci troviamo in una delle sale del Museo Camillo Golgi. Camillo Golgi era nato a Corteno, oggi Corteno Golgi in Val Camonica, ed era figlio di un medico generico. Si era iscritto quindi all'Università di Pavia, laureandosi poi nel 1865, per seguire le orme del padre. Però subito era nata in lui una grande passione per la ricerca, e per una ricerca particolare, legata alle osservazioni, pazienti osservazioni al microscopio. 150 anni fa, nel 1873, Golgi scoprì una particolare tecnica istologica, la cosiddetta reazione nera, che gli permise di osservare la morfologia della cellula nervosa e gli fece vincere nel 1906 il premio Nobel per la medicina. Qui possiamo vedere alcuni strumenti che Golgi utilizzava nel suo laboratorio e anche, come potete vedere, alcuni disegni realizzati da Golgi per descrivere appunto ciò che osservava nel suo microscopio. Vedete che ci sono pinzette, forbici, piccoli ferri da lavoro, tutti strumenti apparentemente molto semplici che però facevano parte di un'attrezzatura per il tempo moderna e aggiornata. Oltre alla reazione nera, Golgi compì importanti ricerche nel campo della citologia e anche riguardo alle malattie infettive. Fece studi importanti sulla malaria, che era una malattia molto diffusa in Italia a cavallo dell'unità. Golgi fu docente di istologia e patologia generale all'Università di Pavia e direttore di un laboratorio in cui si formarono allievi che lasciarono il nome nelle scienze mediche e medico-biologiche in Italia. Tra gli allievi di Golgi possiamo citare Adelchi Negri, Emilio Veratti e Aldo Perroncito. Questi ultimi sono anche successori di Golgi nella direzione dell'istituto dopo appunto il pensionamento del loro maestro. Tra questi allievi si trovavano anche alcune ragazze, alcune giovani studiose che possiamo vedere nelle foto d'epoca. Ogni allievo aveva la sua postazione. Vedete, in questi lunghi banchi da laboratorio c'era lo spazio per gli strumenti, lo spazio per tenere i vetrini e appunto le foto d'epoca ci mostrano questi giovani al lavoro. Golgi era un maestro molto attento che selezionava con cura gli allievi che potevano frequentare il suo laboratorio e ne curava anche le prime pubblicazioni, li assisteva diciamo nel loro spiccare il volo nell'ambito della ricerca. Tra questi allievi troviamo anche Piera Locatelli. Piera Locatelli era nata a Milano nel 1900, poi si era iscritta all'Università di Pavia, aveva cominciato ben presto a frequentare il laboratorio di patologia generale di Golgi. Golgi era un maestro attento che suscitava un panico speciale, anche se era molto affabile e molto cortese, e con lui comincia a condurre i primi studi. Poi la direzione passa a Aldo Perroncito, che diventa un po' il mentore di Piera Locatelli, che lavora assiduamente con lui. Dopo la prematura morte di Perroncito divenne direttore dell'Istituto Emilio Veratti e nel 1942, quando Emilio Veratti va in pensione, la direzione dell'istituto passa proprio a Piera Locatelli.
Piera Locatelli aveva avuto una carriera brillante e abbastanza eccezionale per una ragazza all'inizio nei primi 20 anni del Novecento. Si era laureata nel 24, nel 25 aveva ottenuto un premio prestigioso dall'Accademia delle Scienze di Parigi, nel 28 aveva trascorso un periodo di studi a Parigi all'Istituto Pasteur grazie a una borsa di studio della Fondazione Rockefeller. Divenuta ben presto appunto aiuto di Peroncito, aveva poi ottenuto la libera docenza in istologia e in biologia generale. Aveva cominciato anche a svolgere studi sulle rigenerazioni nervose e si vedono alcuni preparati legati a questi studi proprio in questa vetrina dedicata a Peroncito e a Piera Locatelli. Questi studi ottennero anche un riconoscimento da Daniel Beauvais, che vinse nel 1957 il premio Nobel per la medicina. Beauvais appunto le aveva riconosciuto il merito di avere dato un avvio a questi studi, anche se si tratta di studi che suscitarono polemiche circa la funzione del nervo, che da alcuni veniva interpretata come morfogenetica e da altri soltanto come una funzione trofica. Piera Locatelli, con la morte prematura di Aldo Peroncito, ebbe una piccola battuta d'arresto nella sua carriera, ma nel 1942, dopo il pensionamento di Emilio Veratti, ricoprì l'incarico di direttrice in questo istituto. Si occupò di oncologia, si occupò delle funzioni della ghiandola tiroide, fu un'insegnante molto apprezzata dagli studenti e li indirizzò non soltanto ai campi di studio canonici della disciplina che insegnava, ma anche a studi che potremmo definire all'avanguardia per l'epoca. Quindi nel 1942, con il pensionamento di Veratti, Piera Locatelli diventa direttrice di questo istituto ed è un incarico importante, un incarico anche abbastanza eccezionale per una donna al tempo, tant'è vero che lei veniva chiamata un po' da tutti la signorina, un appellativo che ci fa riflettere, sul modo in cui poteva essere vista una donna che aveva avuto una carriera così brillante, ma forse anche in nome di questa carriera non si era sposata, non aveva avuto la possibilità di crearsi una famiglia, o perlomeno in questo modo veniva vista. Piera Locatelli trascorse qui una gran parte della sua vita, anche perché oltre alla direzione dell'istituto aveva la possibilità di risiedere addirittura a Palazzo Botta per alcuni periodi, avendo in uso appunto un piccolo appartamento in questo stesso palazzo. Sappiamo che era una persona abbastanza austera nei modi, o perlomeno apparentemente, che soltanto in poche occasioni faceva emergere la sua grande sensibilità e gentilezza, forse proprio perché rivestiva un ruolo più prettamente maschile, quindi cercava di, come possiamo dire, tenere fuori la parte più gentile del suo carattere per mostrarsi sempre all'altezza, di un ruolo che non sembrava prevedere questo tipo di caratteristiche interpretate come più nettamente femminili. Però chi l'ha conosciuta da bambino, quando già lei era in età matura, ne ha un ricordo molto bello di una persona molto gentile, molto affabile. Morì 3 anni dopo il pensionamento nella sua Milano nel 1975.